Oggi andiamo a realizzare questo bellissimo copritazza decorato con un cuoricino, ma possiamo decidere di decorarlo anche con le nostre iniziali, con le lettere. È molto semplice, è una fascia. Io ho realizzato questa nel video con il manico e quindi ho ricavato l'apertura per il manico, ma c'è anche quest'altra versione senza manico, che è molto più semplice. Ovviamente, non avendo il manico, la stessa fascia viene chiusa completamente, quindi è la stessa fascia senza l'apertura. Le letterine, se volete realizzarle, ve le metto come link sotto in descrizione. Vi invito all'iscrizione al canale, attivate la campanella e se lo realizzate citate la fonte. Grazie. Prendiamo la tazza, misuriamo l'altezza e il manico, mentre invece in quest'altro caso avremo da misurare solo la circonferenza e l'altezza. Prendo il centimetro, la tazza grande è alta 9 centimetri, il manico 7 centimetri, la tazza piccola è alta 7 centimetri. Ora non contiamo il piedino, ora verifichiamo la circonferenza della tazza piccola, che è pari a 22 centimetri. La circonferenza della tazza grande con manico è circa 27 centimetri. Ora che abbiamo le misure, abbiamo gli elementi per poter procedere. Prendo il filato, formo un cappietto e con l'uncinetto tiro su e formo il primo nodino. Ora creiamo una catenella. La catenella dovrà essere lunga quanto l'altezza della tazza. Io sto facendo il copritazza grande, quindi dovrà essere circa 9 centimetri. Ecco, penso di essere arrivata alla misura giusta. Mi alzo con 2 catenelle, torno indietro nella quarta, 1 2 3, entro nella quarta, prendo il filo sull'uncinetto e pesco il filo, chiudo a mezza maglia alta, di nuovo entro nella catenella e chiudo le 3 asole che ho sull'uncinetto. Procederò così per tutta la lunghezza della catenella. Faccio l'ultima mezza maglia alta, pesco il filo, chiudo le asole e do il mio primo giro. Ora mi alzo con 2 catenelle, non sono il primo punto, volto il lavoro, prendo il filo sull'uncinetto ed entro dentro l'asola e lavoro in costa retro. Quindi è una normalissima mezza maglia alta, ma realizzata entrando al centro delle asole del punto del giro precedente e lavorando solo la costa retro. Continuo così fino a fine giro.
Arrivata alla fine del giro, realizzo la mia ultima mezza maglia alta in costa retro. Mi alzo con le 2 catenelle che non sono un punto, volto il lavoro ed entro nella prima asola, sempre in costa retro, e continuo a lavorare così fino a raggiungere l'altezza pari alla circonferenza della mia tazza. Sono arrivata a questo punto. Il lavoro a riposo misura circa 22 centimetri, però ho verificato e essendo un lavoro molto elastico, risulta più che sufficiente a chiudere la circonferenza della tazza. A questo punto io chiudo il lavoro. Per chiuderlo mi basterà chiudere 2 punti sopra e 2 punti sotto al manico. Dunque accosto i 2 lembi del lavoro e prendo l'asola sull'uncinetto, entro da una parte e attraverso il lavoro passo all'altra e chiudo a maglia bassissima. Di nuovo maglia bassissima. Fatti questi 2 punti, devo raggiungere l'estremità opposta. Lo farò a maglia bassissima, però prendendo solo il lembo anteriore del lavoro, l'altro lo lascio libero in modo da ottenere l'apertura. Dunque procedo così a maglia bassissima, sono già arrivata agli ultimi 2 punti, dunque riaccosto l'altro lembo del lavoro e chiudo prendendo anche il punto della parte opposta. Dunque procedo così e anche qui prendo questi per chiudere meglio, faccio il punto di sicurezza. Per abitudine, prima di tagliare il filo, io verifico sempre che il lavoro vada effettivamente bene per quello che devo fare. Ora vi mostro come inserire il copritazza nella tazza. Qui passo sul manico e una volta inserito perfeziono il posizionamento. Come vedete il lavoro calza perfettamente sulla tazza, dunque posso procedere al taglio del filato e alla decorazione. Per la decorazione possiamo scegliere di fare delle lettere, le nostre iniziali, oppure possiamo fare un cuoricino. Io vi mostro il cuoricino più semplice in assoluto che possiamo fare. Cominciamo con l'anello magico, quindi vedete si prende il filato e lo giriamo intorno a 2 o 3 dita, incrociandolo così. Una volta che lo avremo incrociato lo fermiamo col dito e con l'uncinetto peschiamo il filato. Posizioniamo a questo punto il nostro anello magico così, con la codina che fuoriesce sull'altro lato. Facciamo 1, 2, 3 catenelle, prendiamo il filato 2 volte sull'uncinetto e realizziamo la prima di 3 maglie altissime, quindi 1, 2 e 3. A seguire 3 maglie alte, quindi 1,
aggiustiamo un attimo l'anello magico tirando la codina e lo stringiamo un po'. Realizzate le 3 maglie alte, proseguiamo con una catenella, una maglia altissima, una catenella, 3 maglie alte, e di nuovo 3 maglie altissime, tiriamo la codina, 3 catenelle, puntiamo l'uncinetto al centro del nostro anello magico e realizziamo una maglia bassissima a fermare le ultime 3 catenelle. A questo punto tiriamo ancora la codina e chiudiamo completamente il centro del nostro cuoricino. Facciamo il nostro punto di sicurezza e tagliamo il filato. Abbiamo completato il nostro cuoricino decorazione. A questo punto vado a nascondere le codine e poi lo cuciamo. Prendiamo la nostra fascia tenendo l'apertura su un lato, posizioniamo il cuoricino nella posizione dove desideriamo cucirlo e poi, utilizzando una delle 2 codine, approfittiamo per cucire anche il cuoricino. Quindi lo passiamo attraverso la lavorazione e lo cuciamo così molto semplicemente, senza grandi problemi. Ovviamente l'unica cosa a cui stare attenti è di cucirlo in posizione dritta e abbastanza e sufficientemente centrata. Ecco qui, una volta che abbiamo bloccato, fermiamo il filato nella lavorazione. Se invece del cuoricino volete realizzare le lettere, vi metto il link allo schema di tutte le lettere dell'alfabeto da realizzare all'uncinetto. Ecco qui, una volta messo il cuoricino, prendiamo la nostra tazza e posizioniamo la fascia decorata. Ecco, questo è l'effetto finale. Chiaramente possiamo applicare qualsiasi cosa al posto del cuoricino, delle lettere, possiamo mettere dei fiorellini o qualsiasi cosa ci suggerisca la nostra fantasia. Spero che questo lavoro vi sia piaciuto e che vi spinga ad iscrivervi al canale per non perdere tutti gli altri miei video. Ricordatevi altresì di attivare la campanella e mettermi un bel like. Vi ringrazio, ciao!